Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostrerò come effettuare dei test di integrazione reali grazie a Docker. Nei precedenti video abbiamo visto che cos'è Docker, che cos'è Docker Compose, abbiamo parlato di volumi, di network custom. Oggi invece vediamo un altro beneficio che ha portato Docker, ovvero quello di aver contribuito a creare delle librerie che ci permettono di effettuare dei test veritieri di integrazione. Cosa intendo per test veritieri? Solitamente il nostro applicativo si interfaccia con dei tool come database oppure code. Per testare il corretto funzionamento tra questi componenti, cioè tra il nostro applicativo e un database ad esempio, effettuiamo dei test di integrazione. Spesso però effettuiamo questi test moccando il tool utilizzato in produzione perché non abbiamo a disposizione in locale o comunque ad esempio nell'ambiente DCI il tool che utilizziamo in produzione. Questo però va un po' a falsare il test perché non stiamo testando l'integrazione col vero database, magari stiamo utilizzando H2, un database in memory per il test integrazione, ma in produzione poi utilizziamo un database come MySQL, Oracle, eccetera. Grazie a librerie come test containers possiamo invece effettuare dei test con i tool che utilizziamo in produzione. Come funziona? Questa libreria test containers crea il container o i container dei tool che vogliamo utilizzare durante i test di integrazione come database e code. Si fanno i test, una volta terminati i test la libreria automaticamente distrugge i container. Quindi siamo in grado di effettuare dei test di integrazione veritieri. Test containers non è disponibile solo in Java ma anche in altri linguaggi di programmazione come Node.js, Python, eccetera. In questo esempio vi mostrerò un'applicazione Spring Boot 3 che si interfaccia con DynamoDB. DynamoDB è un database NoSQL gestito da AWS. Abbiamo due entità, user che ha un id univoco, un nome e un cognome e char, che in questo caso non prenderemo in considerazione. Abbiamo poi i DAO che non fanno altro che estendere una classe generica che effettua le operazioni solide di find all, find by d, save, delete tramite l'SDK di Amazon DynamoDB. Abbiamo poi un service che non ha logica, non fa altro che richiamare in questo caso il metodo save del DAO. Bene, ora se volessi testare il metodo save del service farei una classe di test simile a questa. Innanzitutto annoterei la classe con Spring Boot test perché voglio effettuare un test di integrazione, quindi voglio che salga tutto il contesto di Spring, il database, eccetera. Inoltre voglio effettuare l'injection dei bin, come farebbe proprio l'applicazione reale. L'unica cosa da notare è che qui ho messo l'annotation active profiles test, questo per attivare il DAO non reale ma un mock, che è questo qui. Questo qui ha le stesse operazioni del DAO reale, solo che invece di interfacciarsi con DynamoDB si interfaccia con un database in memory, in questo caso una mappa in memoria. Abbiamo due metodi di test, il primo serve a testare l'inserimento di un nuovo record, il secondo invece serve a testare l'update di un record. Eseguiamo i test. I test sono verdi. Bene, però non abbiamo effettuato un test di integrazione veritiero. Noi in produzione usiamo DynamoDB. Per utilizzare DynamoDB in un test di integrazione utilizziamo, abbiamo detto, la libreria di test containers.
Test containers poi ha vari moduli in base, diciamo, al tool che vogliamo utilizzare, che vogliamo testare. In questo caso io ho scelto di utilizzare LocalStack, che è un tool che permette di creare tramite tecnologia container, anzi più di creare, di testare oggetti AWS come S3, DynamoDB eccetera, proprio tramite tecnologia container. Per utilizzarla creiamo una classe di configurazione, ok, la annoto con test configuration perché è una configurazione di test e inizializzo il container. Allora, diciamo, test containers mette a disposizione una classe, diciamo, wrapper del tool che vogliamo utilizzare. A prescindere dal tool, la classe estende una generic container che prende in input il nome dell'immagine che gli vogliamo dare. In questo caso do questo nome, che ovviamente è un'immagine messa a disposizione nel Docker Hub. Ok. Un altro metodo che utilizziamo è with services, che permette di attivare i servizi di AWS su cui vogliamo fare i test. In questo caso solo DynamoDB, però potremmo utilizzare anche SQS oppure S3 eccetera. In generale la generic container mette a disposizione altri metodi per, ad esempio, aggiungere delle variabili d'ambiente oppure per aggiungere dei comandi, network custom eccetera. Ora non faccio altro che far partire il container in un blocco statico. Inoltre ho bisogno, anzi l'applicazione Spring ha bisogno di sapere qual è l'endpoint di Dynamo. Il nome della property da dare è questa e catturo il valore di questa property a runtime grazie al metodo getEndpointOverride. Ok. Ora non mi resta altro che creare le tabelle. Posso o creare uno script di inizializzazione oppure posso sempre utilizzare l'SDK di DynamoDB. Utilizzo la seconda opzione. Annoto con post construct. Ok. E creo le due tabelle per car e user. Non approfondisco molto, diciamo, questa parte di codice perché non ci interessa. Qui vuole l'autowired del client di Dynamo. Ok. Va bene. Ora non ci resta che modificare la nostra classe di test. Commentiamo l'Activate Profiles perché vogliamo utilizzare realmente Dynamo, però importiamo la classe di configurazione che abbiamo appena creato. Per come abbiamo creato questa classe di configurazione, tutti i test condivideranno lo stesso container ed è quello che volevo effettivamente, così risparmio tempo per quanto riguarda l'esecuzione dei test. Eseguiamo i test. Ok. I test sono falliti, anzi in realtà sono andati proprio in errore perché ovviamente il prerequisito di eseguire questa libreria è quello di avere Docker up and running. Ora lo stiamo avviando.
Infatti dice could not find a valid Docker environment. Ok, si è avviato. Riproviamo ad eseguire la classe di test. Ok, i test sono verdi. Da notare i log qui che indicano che vengono creati due container. Il primo è test containers, ok? Il secondo container è quello indicato nella classe di configurazione. Ovviamente i test sono terminati, quindi se cerco i container attivi non ne troverò nessuno. Ovviamente durante i test invece sono attivi. Come prova ci fermiamo in debug qui ed eseguiamo di nuovo il comando docker ps. Eccoli qui, quello di local stack e quello di test containers. Ok, un'altra cosa che vi volevo mostrare è che ho scritto anche un articolo al riguardo dove approfondisco proprio questo argomento e vi lascerò il link in descrizione. Bene, con questo video vi ho mostrato come effettuare dei test integrazione veritieri grazie a Docker e grazie alla libreria di test containers. Continuate a seguirmi perché usciranno anche altri video su Docker e anche su Kubernetes. Grazie ancora a tutti, vi auguro buona giornata.